saltwater Ashwin Cayman 80 pounds 24 volt DC, the new version 2025. I'm going to do this video in double language just because has been requested by English person, but this is an Italian channel, so I'm gonna do it in Italian channel. Parliamo oggi dell'Ashwin Cayman 80 libbre 24 volt, versione 2025, video fatto in due lingue perché originariamente la domanda di fare questo video è venuta da una persona che parla inglese, quindi lo faremo in doppia lingua. How it works? Basically at the moment I just deployed the motor. The first time you want to use it, you have to synchronize your remote control with the motor itself, and you're gonna do that through this magnitude icon button here, which is gonna be the lower speed when you're gonna use the motor, and this button here. Hold on for 5 seconds and you're gonna hear a beep, and this means it's going to be synchronized. You have to do it just once. Then all the other times it's gonna be synchronized automatically. Allora, per sincronizzarlo usiamo il tasto della velocità bassa, dell'abbassamento di velocità, questo dove c'è la lente di ingrandimento, e contemporaneamente si preme la lente di ingrandimento sul motore. Si tiene per 5 secondi, dopodiché il motore sarà sincronizzato e avviserà con un beep. Doing that, you can move the motor on the left, on the right, and start the motor. So click in here and you can rise up the speed and lower the speed, of course. So the motor start. You can see how the is moving and move the boat. The main motor is off at the moment, so you can lower the speed as well through this command here. And the most important function is of course the anchor function. I'm gonna show in a moment so we can see that it's gonna hold the position. Come abbiamo potuto vedere, sinistra, destra, aumenta la velocità, diminuisce, on off dell'elica. Funzione più importante di tutto ovviamente è l'ancora, lo farò vedere avvicinandomi a quella boa ferma lì a mare. Con il riferimento di terra si può sicuramente vedere bene. Here we go. At the moment the motor is off. We are moving at the speed of 0.95 knots, 0.89 knots. Mostly is the wind moving us. Allora, come si può vedere il motore di prua è fermo, ci stiamo muovendo a una velocità di 0,8 adesso. Mi avvicinerò col motore di prua alla boetta e farò vedere insomma come tiene la posizione. Let's start the motor. So click on the central button. Partiamo con il motore, clicca al bottone centrale, aumentiamo la velocità. Al momento stiamo facendo 2,6 nodi, quindi questo è quello che il motore sta facendo, contrastando leggermente la corrente che abbiamo al momento, che è da nord verso sud. Ci avviciniamo alla boa.
un vento di 27 km/h che ci colpisce da destra, quindi comunque un minimo di fatica la risente anche da questo. At the moment we have wind coming from the right at 27 km/h. So if I'm gonna stop the motor right now, we are going to drift. So like this, we are already moving and drifting. If I press the anchor button, the red light becomes blue red, I don't know if you can see it, and the motor starts to move to maintain the position where I pressed. Allora, se io prigio il bottone dell'ancora, lui automaticamente la luce cambia da blu a un blu rosso e il motore si posiziona esattamente al punto in cui ho pressato l'ancora. Ora la barca si girerà in base al vento, però il motore manterrà la prova. Boat of course will follow the wind direction too, but the motor will keep the position. So we are at 0.00 knot at the moment, quindi siamo praticamente fermi a 0.00 nodi. Magari in pesca poi vi farò vedere dopo una mezz'oretta quant'è il movimento massimo che ha fatto la barca. So after half an hour during the fishing section I will show you how much actually the boat moves. So 50 meters deep or 500, it doesn't really matter, the boat will stay on position. It's not a really fancy motor, this one, the Ashwin Cayman is very cheap, actually almost half of the price of the others, but if you need to use it as an anchor function, fair enough, he do his job. La versione cinese costa la metà delle altre marche blasonate, nulla di particolare, però se serve per tenere la posizione va più che bene. Sicuramente ci sarà vento nelle riprese, cercherò di toglierlo. I really want to show in a different position because we have the sun in front of us. So I'm just moving with the main motor at the moment. Moving around. So I'm gonna stop here. Press anchor mode on the remote control. Blue, red and blue together, the LED on the remote control, and the motor starts to keep the position. Of course we're gonna move in a position where the current and the wind are going to play together and the motor will fight against them. Ci fermiamo qui, prima avevamo il sole di fronte e chiaramente appena ho schiacciato il bottone dell'ancora la barca si sposta in base al vento e alla corrente e il motore cerca di combatterle mantenendo la posizione.
So 10 minutes after, we still in place, no movement at all. Quindi dopo 10 minuti siamo ancora fermi sul punto, nessun movimento percettibile. Il motore continua a monitorare tramite GPS la posizione e a mantenerla, assecondando anche le raffiche di vento. Adesso faccio uno stop dell'ancora, della funzione ancora, avvio il motore e mi sposto a tutta velocità, controvento. Vediamo dove arriviamo. The main motor is on, but is in neutral. And we are moving against the wind, 1.8 knots at the moment. But as you can feel, the wind is quite intense. So 2 knots. What I could see is that with up to 3 knots of current, this motor works very good. Then moving on above the limit, you may need to help him with the main motor, engaging at minimum, for example. I'm gonna stop, so we start to drift again. Then if I need to press the anchor mode, I can stop again. Stop the motor, anchor function. I'm going to delete the trace, so we're gonna see how much we're gonna move from this point. Is almost 10 minutes to 6 in the afternoon. Let's have a look. Ho appoggiato la funzione ancora, sono le 6:10, 12 minuti alle 6. Vediamo quanto ci sposteremo in mezz'ora da questa posizione. Siamo ancorati col motore elettrico di prua, c'è una corrente sostenuta, non fortissima ma sostenuta. Fermi sul punto a 0 nodi, come si può vedere. La corrente c'è.